Salve a tutti amici e benvenuti. Se il video che state guardando dovesse piacervi, lasciatemi un bel like ed iscrivetevi al mio canale. Ma ora veniamo a noi. In questo video, come avrete intuito dalle immagini, continueremo a parlare del nostro caro amico Blanca, dato che c'è ancora molto da dire. Come stavo dicendo, quando il precedente video ha avuto termine, Dan è davvero un grande amico per Blanca e si comporta con lui in modo encomiabile. Lo si evince in particolare da quest'immagine, che definirei addirittura commovente, e che dovrebbe far rivalutare a tutti la figura fin troppo bistrattata e presa in giro del buon Dan. Se osserviamo la prima vignetta, vediamo il nostro simpatico Blanca soffrire di solitudine nel giardino di casa. Per quanto la sua cara mamma sia sempre presente e gli voglia un mondo di bene, non è certamente sufficiente a soddisfare il bisogno di socializzazione insito nell'essere umano. Ad un certo punto la mamma lo chiama, dicendogli che ci sono visite per lui. Quando Blanca arriva sull'uscio di casa, i suoi occhi si riempiono di stupore nel vedere il suo caro amico Dan insieme a una moltitudine di persone. Dan ha spiegato a tutta quella gente di non avere paura di Blanca e che il suo aspetto bestiale non rispecchia affatto il suo carattere, che è in realtà molto buono e sensibile. Grazie a Dan e alla sua, bisogna riconoscerlo, grandissima abilità di persuasione, Blanca ora ha moltissimi amici, tra le quali figura anche la dolcissima Sakura Kasugano, a sua volta amica di Dan, il quale se ne ritiene il maestro. Sakura, avendo constatato il buon cuore di Dan emerso quando si è dato tanto da fare per aiutare il suo amico Blanca, non se la sente di offenderlo dicendogli che non è così e per gentilezza glielo lascia credere. In alcuni casi, probabilmente un po' per scherzo e un po' per farlo felice, lo chiama addirittura maestro. Brava Sakura, sei una ragazza ancora migliore di quello che pensavo, sia per come ti comporti con Dan che con Blanca. Osservando il finale di Blanca in Street Fighter Alpha 3, veniamo a conoscenza del fatto che Bison avrebbe l'intenzione di utilizzarlo come cavia da laboratorio, mettendolo a disposizione dei suoi crudeli scienziati. Blanca, giustamente, gli fa passare la voglia di farlo, e non certo facendogli delle carezze. Dopo aver battuto Bison, Blanca viene raggiunto dai suoi amici, Dan e Sakura, la quale, come detto poc'anzi, viene considerata dal primo una sua allieva. Lei non la pensa così, ma è troppo buona e gentile per sottolineare più di tanto la cosa. Una volta raggiunta la base segreta di Bison, i tre amici penetrano al suo interno e, su suggerimento di Sakura, decisamente la più sveglia dei tre, decidono di distruggere la fonte di energia che alimenta tutta la struttura. Notare il fatto che Dan loda quella che ritiene la sua migliore allieva. Quando trovano lo Psycho Drive, Blanca lo sovraccarica emettendo una potentissima scarica di corrente. Qui notiamo che Sakura chiama Dan Maestro Ibiki. Ibiki è il cognome di Dan, per chi non lo sapesse. Questo dimostra che, anche se Sakura non si ritiene una sua allieva, non vuole ferire colui che, tutto sommato, senza chiederle nulla in cambio, si è preso l'impegno di aiutarla a muovere i suoi primi passi all'interno del mondo dei combattimenti da strada. I tre amici, una volta raggiunto l'intento, fuggono, giusto in tempo per evitare di essere coinvolti dall'esplosione, e si salutano, promettendosi di rivedersi presto e di allenarsi insieme. In Street Fighter V, Blanca farà amicizia anche con la bellissima Laura e suo fratello Sean. Blanca stava cercando di vendere dei pupazzi che lo raffigurano, quando Laura, inavvertitamente, chiedendo a Blanca di spostarsi perché si era messo in mezzo alla strada, ne calpesta uno con il piede. Il gesto involontario della ragazza manda Blanca su tutte le furie e i due finiscono, come era facile immaginare, per battersi. Quando il combattimento ha termine, Blanca si calma
e spiega a Laura che quel pupazzo è stato realizzato da un produttore senza scrupoli, che per imbrogliarlo gli ha messo a credere che ne avrebbe venduti tantissimi e che sarebbe diventato famoso. Blanca gli ha creduto e ingenuamente gli ha commissionato di realizzarne moltissimi. Ora però questi Blanca in miniatura giacciono invenduti e lui e sua madre Samantha sono molto preoccupati perché la spesa sostenuta per farli produrre era piuttosto elevata per loro. Blanca appare davvero disperato. A questo punto Laura chiede a suo fratello Sean di aiutarlo, dato che a suo dire è bravo in questo genere di cose. Il consiglio dell'allievo di Ken è di provare a venderli in Giappone, dove secondo lui questo tipo di articolo potrebbe avere un mercato, soprattutto se riuscisse a farlo comparire in un anime o in un videogioco. Anche Laura ritiene che al pubblico giapponese il pupazzo di Blanca potrebbe piacere e all'udire ciò, il volto di Blanca si illumina di speranza. Il nostro eroe brasiliano si reca subito in Giappone e, cercando di mettere in pratica il consiglio ricevuto, si reca in una sala giochi. In effetti, nelle sale giochi giapponesi non mancano mai i cosiddetti pescapupazzi e di conseguenza le persone che amano questo genere di articoli. Potrebbe davvero essere un buon posto per cercare di smaltirli. In una scena vediamo alcune ragazze attratte però da altri pupazzi, non da quello del nostro amicone verde. Blanca, attanagliato dalla preoccupazione di rientrare nella spesa sostenuta, cerca di fare del suo meglio, ma senza risultato. Arrabbiato per il fatto che quelle ragazze preferiscono altri peluche e non quello che lo raffigura, se la prende con la macchina pescapupazzi. Non era sua intenzione farlo, ma purtroppo la rompe, cosa che lo mette fortemente in imbarazzo. Non so se vi è mai capitato di rompere inavvertitamente qualcosa che non fosse di vostra proprietà, ma vi assicuro che è davvero imbarazzante e tale sgradevole sensazione la prova anche il nostro amico, che per la paura di essere rimproverato e obbligato a risarcire il danno fugge via, e Sakura, che lavorava part-time proprio in quella sala giochi, lo insegue. Quando lo raggiunge, come era facilmente intuibile, i due si battono. Dopotutto Street Fighter è un picchiaduro. Soltanto dopo, come da buona tradizione Capcom, i due si parlano e Blanca riesce a spiegarsi. Sakura, da buona amica, dice che chiederà al direttore della sala giochi il permesso di mettere i peluche che raffigurano Blanca nella macchina pescapupazzi, con somma gioia del re della giungla. Non sappiamo se i piccoli Blanca abbiano avuto successo. A sentire quello che dicono alcune ragazze che stanno giocando con la macchina pescapupazzi, sembrerebbe di no. Ma la storia termina qui, lasciandoci il dubbio che col tempo siano stati venduti o forse no. Parlando invece della nostra bella studentessa, bisogna dire che spesso Sakura va a trovare il suo e nostro amico Jimmy, con ovviamente somma gioia di quest'ultimo. Qui li vediamo intenti a guardare Bokorimen, il telefilm dedicato al supereroe preferito da Blanca, il quale, non avendo ancora capito che quella che vede è solo finzione cinematografica, dà in escandescenza ogni qualvolta vede il suo eroe in pericolo, cosa che vediamo anche qui, quando, con una potente scarica di corrente, manda per aria tavolo, tv e tazze di cioccolata che la madre aveva preparato per suo figlio e la sua graditissima ospite. Den e Sakura dovrebbero essere presi ad esempio da tutti noi. Coraggio, facciamo il nostro dovere e imitiamoli. Spero che il video vi sia piaciuto, se così è stato lasciatemi un bel like, iscrivetevi al mio canale e condividete questo video con gli amanti di Street Fighter e di Blanca. Io vi saluto e vi lascio con una domanda. Secondo voi,
Vedremo mai Bokoriman, il supereroe preferito da Blanca, nel roster di Street Fighter 6 o nei capitoli successivi? Scrivetemelo pure nei commenti qua sotto. Noi ci risentiamo alla prossima. Passo e chiudo.